Ciao a tutti e benvenuti. Video flash perché finalmente è arrivata la protezione, la cover protettiva per il DJI RC2 e adesso andiamo a scartarla e a provarla insieme. Vediamo subito di cosa si tratta. Ovviamente grandissima cineseria, però a volte risparmiando un po' si può ottenere qualcosa di buono. Ecco qua, voilà. Quindi nella confezione troviamo la cover, voilà, per la gioia delle mogli che puliscono. Troviamo la cover in plastichetta abbastanza leggera. Qualcuno di voi me l'aveva detto però che non era un granché a livello di materiali, a livello costruttivo. Vabbè, per quello che costa, l'importante è che fa il suo lavoro. Qui abbiamo una bustina piccola, dove troviamo delle viti piccole che cadono facilmente. Torno subito. Eccomi. Tornando a noi, troviamo quindi delle viti piccole, la cover in plasticaccia cinese e nient'altro. Adesso cerchiamo di capire come va montato, installato questo. Allora, lo infiliamo qui. No, lo infiliamo prima da dietro. Detto così, non lo infiliamo da dietro. Io darei un'occhiatina alle istruzioni. Allora, dietro la scatola abbiamo le istruzioni. Lo infiliamo dall'alto, quindi abbiamo capito, forse. Macchinosissimo. Ah, incastrone. Si incastra, sì. Lo infiliamo dall'alto. Basta. A incastro. Usiamo le sue belle vitine per fissarlo. E una. E una, due. Quindi, dopo qualche lotta con le vitine, perché i buchi non erano perfettamente allineati con i fori sul telecomando, abbiamo montato la nostra cover. Plastichetta leggera, come dicevamo, però si è formata bene, segue bene le linee dell'RC, senza problemi. Possiamo aprire la protezione. Possiamo tenere montati gli stick tutto il tempo, quindi siamo pronti all'uso quando arriviamo nel punto in cui vogliamo volare, quindi acceleriamo anche un po' i tempi di avvio. Qui abbiamo i due buchini per le antenne interne, perché l'RC2, per chi non lo sapesse, ha anche due antenne interne o quattro, non ricordo bene, comunque le due sono segnalate bene da questi simbolini qua sopra. Qua dietro abbiamo gli sfoghi per l'aria, perché per la ventolina. Sotto non c'è niente perché non ripara. A me interessava più che altro avere gli stick sempre montati per comodità, perché ogni volta che vado ad avvitarli me ne cade uno, prima o poi finirà in qualche tombino o in qualche prato introvabile, e per uno stick dover rinunciare a una giornata di volo sicuramente non è una bella esperienza, una bella sensazione. L'unica cosa per il momento che subito vedo che non mi piace è che aprendo la cover va ad urtare le antenne. Più di così non possiamo aprirla tenendo le antenne in diagonale. Io sono abituato in realtà a tenere le antenne sempre perfettamente verticali, e già a cover chiuso la cerniera dà fastidio all'antenna. Se poi vogliamo aprire la cover,
Siamo proprio al limite. E vabbè, mi abituerò. Quindi nulla. A posto con la cineseria, più di questo che vedevo di è un pezzo di plastica. Però magari ecco, un po' velocizza le operazioni sul campo, un po' darà protezione al nostro RC. No, una cosa che voglio dire è che va bene sia per la Air 3 sia per il Mini 4 Pro, in quanto tutte e due condividono l'RC2. E basta. Adesso magari con l'uso, se esce qualcosa nei video, inserirò qualche commento. Video proprio flash, breve breve. Vi saluto, buon volo a tutti.